Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Si sa, ricevere un complimento fa sempre piacere, ma un pizzico di originalità non guasta mai. In questo video vi aiuterò non solo a migliorare il vostro italiano, ma anche le vostre tecniche per rimorchiare. Infatti, in questo video ho messo insieme per voi una serie di alternative al banale e monotono sei bellissimo o sei bellissima che potrete utilizzare per lusingare il ragazzo o la ragazza che vi piace. Partirò con alcune alternative più leggere per poi passare man mano a quelle più pesanti. Sei carina. L'aggettivo carino o carina è di solito utilizzato per esprimere un apprezzamento modesto, non troppo eccessivo. L'ideale, insomma, se non si vuole esagerare troppo, è rischiare di fare i cascamorti. Un'altra alternativa con la stessa intensità è sei graziosa. Ciao, pupazzo di Graziana. Ciao pupazzo di Rocco. Lo sai che oggi sei proprio graziosa? Trovi? Eppure sono sempre uguale. Se invece volete spingervi un po' oltre, potreste dire sei perfetta o ancora sei straordinaria o ancora sei affascinante. Però fate attenzione a questa alternativa. Affascinante, infatti, non significa solo essere belli esteticamente, cioè avere un bel viso o un bel fisico, ma si usa più che altro in riferimento ai modi e al portamento di una persona, cioè il suo essere capace di attrarre attraverso il suo modo di fare, di vestire, di parlare e così via. Ehi, lo sai che sei davvero affascinante con questa giacca blu? Ecco perché non me la cambio mai. Tu invece sei perfetta come al solito. Che gentile che sei. Con un significato più o meno simile potreste anche dire sei sensuale. Altre 3 alternative di intensità media sono sei accattivante, sei meravigliosa, sei impressionante. Wow, non ho parole. Sei troppo accattivante con quella gonna nera anni 50. L'ho presa dall'armadio di mia nonna. Temevo potesse non piacerti. Scherzi, sei super sensuale. Comunque anche tu non scherzi, eh? Sei meraviglioso con quella canottiera bianca. Se ti togli la giacca, sei la copia spiaccicata di Ryan Atwood. Se però volete andarci giù pesante con i complimenti, potreste ricorrere ad alternative più forti come per esempio sei mozzafiato oppure sei da togliere il respiro. Ora, sinceramente, non so perché una persona particolarmente bella debba impedire di respirare, però a quanto pare è così. Se invece non volete utilizzare queste 2 espressioni, ma volete comunque fare un complimento di forte intensità, potreste usare queste alternative. Sei un incanto. Sei una dea. Sei surreale. Cioè, sei così bello o così bella da superare la dimensione della realtà. Mamma mia, sei una dea. Oh no, così mi fai arrossire. È la pura verità, sei da togliere il respiro. No, devi respirare, altrimenti morirai. Chiamate un'ambulanza. La mia bellezza ha tolto il fiato al mio ragazzo e sta morendo. Ti prego non lasciarmi, non ho fatto neanche in tempo a dirti che oggi sei un incanto. Simili a quest'ultima alternativa abbiamo anche sei da sogno. Sei di un'altra categoria. Espressione del giorno. La bellezza è negli occhi di chi guarda.
Questa espressione è usata per indicare che la bellezza è soggettiva e non esistono parametri e criteri universalmente validi per giudicarla. Oppure, volendo, potreste anche dire sei da far impazzire. Cioè, sei così bello o così bella da far diventare pazza la gente. Avete mai incontrato qualcuno di così bello da farvi impazzire? Fatemelo sapere nei commenti. Però, prima di concludere, vorrei darvi alcune alternative sempre piuttosto forti, ma anche molto informali, utilizzate soprattutto dai giovani. Vi consiglio di utilizzarle con cautela, perché non sempre potrebbero risultare appropriate. Sei una bomba. Sei sexy. Sei un figo. Sei una figa. Ok, Graziana si rifiutava di dirvi la 21ª e ultima alternativa, quindi ho dovuto momentaneamente prendere il controllo del video. Sei arrapante. Questa espressione è altamente volgare e non credo che la userete mai. In ogni caso, se doveste sentirla da qualche parte, sappiate che significa che una persona è talmente bella da stimolare ed eccitare sessualmente. Ripeto, è estremamente volgare. Ed eccoci tornati nella nostra rubrica Chiediamo. Cominciamo con la prima domanda di oggi. Carolina Libonatti ci chiede: ciao ragazzi, devo dirvi, mica conoscevo queste pizze. Grazie mille. Ho un dubbio su questa espressione nei miei confronti oppure nei confronti di. Credo di averlo sentito così, ma non riesco a capire il suo vero significato. Voglio che sappiate che per me siete enormi e impareggiabili. Veramente vi ringrazio per questo e tutti gli altri video che mi hanno aiutato e continueranno a farlo. Saluti. Grazie mille Carolina, sei stata gentilissima. Le tue parole ci lusingano profondamente. La tua è una bella domanda, sai? Nei confronti di significa generalmente verso, nei riguardi di. Ti faccio un esempio per cercare di chiarire meglio questa espressione. Facciamo finta che un tuo amico ti abbia sempre aiutata quando ne avevi bisogno, ma poi quando toccava a te fargli un favore ti sei rifiutata. Questo gesto non sarebbe carino nei confronti del tuo amico, cioè non sarebbe giusto verso di lui. E in inglese questo si potrebbe tradurre con un semplice towards. Marcelo Delgado invece ci chiede: quale si usa di più, fremei o fremetti? Ciao Marcelo, un lernamico che ci segue davvero da tantissimo tempo, da quando avevamo sì e no 100 followers. Ci chiede se si usa di più fremei o fremetti. Sai che ti dico? Non lo so, ma conosco qualcuno che potrebbe saperlo. Google. Infatti, secondo Google, la più utilizzata è fremei, ma veramente di poco. Invece, Adrian Sarmiento ci chiede quale sia la differenza tra anch'io con l'apostrofo e anche io, quindi senza apostrofo. Ebbene, non c'è alcuna reale differenza, le due forme sono corrette grammaticalmente e in uso. Però, se proprio vogliamo trovare il pelo nell'uovo, potremmo dire che la forma con l'apostrofo è più utilizzata nell'italiano colloquiale, quello parlato, mentre quella senza apostrofo è generalmente riservata alla forma scritta. Iscriviti a questo canale. Bene, un altro video giunge al termine, però a prescindere da quale espressione scegliate di utilizzare, quello che davvero conta per conquistare qualcuno è la sicurezza in se stessi. Per questo, se vi interessa, potete anche guardare il video che abbiamo realizzato io e Rocco, dedicato proprio a come combattere la timidezza e diventare più sicuri.
Inoltre, se avete bisogno di qualche consiglio, potete sempre scriverci su tutti i nostri social, Instagram, Facebook e Twitter. I link sono tutti nella descrizione. A presto!